Mettiamoci calmi, mettiamoci seduti, comodi. Proprio adesso ho finito di ascoltare Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Avranno una nottata lunga, ma non saranno gli unici, ve lo garantisco. E hanno tirato fuori le ultime trattative, alcune si stanno evolvendo, alcune sono state chiuse. Parleremo tantissimo di Milan. È bello che qualcuno mi dice anche: ma parli sempre delle altre, che devo parlare? Di che devo parlare? Che appunto ascoltavo il video di l'ultima loro live e tra le tante discussioni avessero tirato un nome sull'Inter. Uno, ma non è che è colpa loro, è che non si muove nulla, che devo parlare? Ecco, io, attenzione, l'ho anche criticato il mercato del Milan, no? Che a tratti mi è sembrato raffazzonato, la questione attaccante, che comunque si è conclusa con un giocatore, un Kunku, un investimento da 42 milioni, ok? E poi delle difficoltà, cioè un allenatore che sembrava quasi non avere voce e adesso gli prendono un suo pupillo indiscusso, Rabiot. Sappiamo che ci sono difficoltà in difesa e stanno andando a prendere Gio Gomez. Magari non lo fanno, magari sì. Stanno andando a prenderlo. Lo vogliono, ci provano. E comunque si lavora sullo scambio lì davanti perché per caratteristiche magari Allegri preferisce dopo. Lavorano in entrata, in uscita non ne parliamo, lavorano. E io assisto e di cosa voglio parlare? Ditemelo voi. Ditemelo voi. Ci siamo, signori miei. Adesso ci scendiamo nei dettagli sulla questione della Bio, anche se Gomez volendo. E come al solito vi invito a lasciare un like per soddisfare un po' i bisogni dell'algoritmo che sapete benissimo ha bisogno di questi benedetti pollicioni. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito, prima di ascoltare la live del Fabrizio Romano, sto stato lì a montare la live reaction, quindi domani mattina verso le 7:30 la buttiamo in pasto, la mettiamo a rosolare e se volete quindi din don scampanellate per... Lo sapete, no? Trovate tutte le piattaforme social in descrizione. Vi ringrazio ragazzi, vi ringrazio perché comunque almeno voi siete clamorosi per il vostro supporto. Grazie per davvero, al netto poi degli sfottori, per carità ci stanno e fanno parte del gioco. A proposito, iscrivete per il fatto anche che domani poi sicuramente parliamo anche di Juventus, che magari non chiude con Colomani, ma vuole andare a prendere open down, attaccando lo faranno, oggi hanno preso Zegrova. Si muove qualcosa, per le altre si muove qualcosa. E si è mosso tanto oggi per il Milan. Stamani più che altro in uscita la questione Jimenez, giocatore che a me, vi dico la verità, piaceva, invece è andato al Bournemouth. Musa Atalanta, però formula del riscatto. Come dicevo, comunque il Milan muove le sue patine, tale di certo è stato molto molto attivo sulle uscite e su quanto abbia anche quanto sia riuscito a monetizzare il Milan, ne abbiamo già discusso. C'era da accontentare il proprio allenatore e oggi lo fanno, ripeto, calando l'asso perché a Di Rabiot, ragazzi, è sicuramente un giocatore che con Allegri ha fatto benissimo, forse, sì, forse cioè con Allegri ha trovato veramente la sua dimensione, sa come sfruttarne le sue caratteristiche, ne ha bisogno come il pane di un giocatore come Rabiot, anche perché abbiamo visto un buon Loftus-Cheek a tratti, qualcuno dirà, però Loftus-Cheek magari durante la stagione non ti garantisce, no? Non ti garantisce proprio presenza, no? Sappiamo che parecchie volte poi ha degli intoppi. Adrian Rabiot è la continuità fatta persona, quindi è importante per Allegri avere un giocatore con le sue caratteristiche e poi Rabiot viene da un'ottima stagione a Marsiglia. Cioè, se non avessero combinato quella maxi rissa e nonostante con Rowe quello che è successo, sapete bene, tra l'altro i due si incontreranno, se non sbaglio, proprio la prossima c'è Milan-Bologna. Non vorrei dire cavolate, fatemi vedere, mi sa di sì, quindi rientrano e c'è Milan-Bologna. Assolutamente sì, 14 settembre. Incredibile sta roba. E se non fosse stata quella roba, De Zerbi se lo sarebbe tenuto volentieri, come Rabiot. Se lo sarebbero tenuto alla grande. Tra l'altro, operazione non assolutamente, o meglio, non onerosissima. 10 milioni, bonus comprese, no? Se non sbaglio 4 anni al giocatore, quindi ci sta.
vai a prendere un giocatore importante per il proprio allenatore. Poi metterci anche l'infortunio di Yashari, serviva. Ribadisco, il Milan si sta comunque muovendo. Cioè, ripeto, io l'ho criticato assolutamente perché magari arriva anche in ritardo in alcune situazioni. Però, cioè, ripeto, se chiudono anche il difensore, Joe Gomez, che anche lui, no, magari ha avuto degli infortuni al Liverpool, si vede, però è un difensore d'esperienza, ragazzi miei. È un difensore tosto, eh. È un difensore che ha anche qualità, è un difensore sicuramente interessante, che ha esperienza, che con Liverpool comunque ha vinto la Champions League, ha vinto le Premier League, c'è da tantissimo tempo a Liverpool. Cioè, magari ultimamente ha giocato poco, specialmente la passata stagione, ribadisco per infortuni e tutto il resto. Però profilo comunque interessante, parliamo di un altro investimento da 15 milioni. Ribadisco, tu devi accontentare, il discorso sta là, accontentare le richieste del proprio allenatore, perché il Milan stava dando quasi la sensazione che facesse un po' di testa sua. Con questi ultimi movimenti, invece un pochettino iniziamo a capire che forse Allegri, no, perché a lei a un certo punto si diceva non conta più, non conta niente, invece vedendo queste ultime mosse inizio a pensare che comunque no? Si sta costruendo e l'allenatore è dentro, no? Nei discorsi. Non è sicuramente secondario. Vediamo perché Milan, ripeto, sono molto curioso di vedere la composizione lì davanti, tutto il resto. Però ricordiamo che un aspetto abbastanza ehm, che premeva i tifosi del Milan è un po' l'equilibrio difensivo. E se aggiungi un peso specifico come Rabiot a centrocampo, aggiungici, ribadisco, molto probabilmente Joe Gomez, con l'acquisto di De Winter, comunque una squadra che qualcosina ha mosso, ecco. È vero che ha ceduto giocatori importanti, Reinders, Teo, l'abbiamo detto tante volte, ma poi è andato a prendere anche tanti altri. Ha avuto la sfortuna di infortunarsi Yashari, ma se no Yashari, Ricci, Modric, ne ha presi di giocatori. Adesso Rabiot praticamente ha rifatto il centrocampo. E ripeto, sono curioso di vedere un Kunku, Leao, Pulisic messi insieme. Una squadra che nelle ripartenze, sappiamo come gioca Allegri, può essere devastante. Lasciamo stare le prime due partite, tu devi vedere la squadra al completo. Io non lo so, ho visto troppo pessimismo attorno al Milan, ma io vedo anche un certo restyling, onestamente. Quindi vediamo. Sì, fatemi fare l'ultima scrollata, giusto per vedere, ragazzi, scusate, sono anche cotto, eh. Mina fatta per Rabiot, visita nelle tele. Sì, a posto, queste. Sono anche cotto e sono anche un po' stanco di parlare degli altri, di valutare quello che fanno gli altri, come si muovono gli altri. Perché in questo finale avrei voluto godere anche io della possibilità magari di, non lo so, di fantasticare su una riva. Invece noi tabula rasa, ma guai a parlarne perché se lo fai sti lamenti, non sei mai contento. Vabbè, e allora sai che ci parliamo degli altri. Parliamo di Rabiot al Milan, parliamo di come si sta muovendo e, e poi magari parleremo, ribadisco domani, magari dello scambio se si farà, perché Jimenez, ribadisco, a me piace tantissimo, però non è che uno scambio, se lo vuole il tuo allenatore lo devi accontentare. Anche perché pare che arrivi Dobbik, ragazzi, se non sbaglio ha fatto 18 gol l'anno scorso. Questa vabbè che la riprendiamo nel momento magari in cui si chiude la trattativa. Ma Dobbik, se non sbaglio, ha fatto 18 gol al primo anno di Serie A comunque. Cioè, pare che arrivi l'ultimo scappato di casa. A me sembra una roba un po' eccessiva. Ma veramente 18 gol ha fatto? Aspetta, perché questo è interessante. 12 in Serie A, 2 in Europa League, sono 14, 3 in Coppa Italia, sono 17, no? Dei giovani, sono 17 gol.
Non so pochi, non so pochi, non so pochi, assolutamente. Vabbè, signori, noi ci vediamo domani. Per il momento io vi dico buonanotte e sicuramente domani vediamo, forse se riesco dovrei fare anche il riassuntone di queste prime 2 giornate per valutare un po' il tutto. Ce ne so di cose da dire, da fare, vediamo un po', mettiamoci con calma. Fatemi sbollire innanzitutto per la notte. Un grande abbraccio, Daneschi.